Avevo annunciato questa grande impresa che tenterà, nonostante la salute non lo accompagni. Simone Repetto, sei in postazione? Eccoci, sì, siamo qua. Sì, ci sono. Se adesso il biondo stacca, ci dovrei essere. Ecco qua, adesso scendo un attimo. Ecco qua. Perfetto, ci sono. Nonostante il raffreddore faccio il tentativo anche questa settimana, Sere. Sì, non è detto che tu ci riesca, Cioè, no, non è detto. Ma no, perché la storia è complessa, è una vita bellissima, ma difficile da riassumere. Sai qual è la storia? Mi hai detto di un grande campione del passato che ha avuto una vita piena, diciamo. Pazzesca, una vita pazzesca. Parliamo di Gigi Meroni, quindi saranno contenti tutti i tifosi del Genoa e del Torino, ma anche tutti gli sportivi e tutti gli amanti delle belle storie. Allora, io qualcosa so di lui, ma sicuramente tu ci racconterai qualcosa che non sappiamo in 3 minuti. Entro 3 minuti e 30. Perfetto, allora lanciamo la sigla, poi lanciamo anche il countdown. Ok. Sigla. Eccoci qua, sei pronta, Sera? Quando vuoi tu? Allora, il countdown è lì, 3 minuti e 30, vedete, mettiamo alla prova Repetto, pronti ai posti, via! Questa è una storia di calcio che sembra una storia di rock ed è una storia d'amore che sembra la storia di un pittore, tutta insieme la storia di Gigi Meroni e Christiana Uderstadt. Si incontrano da ragazzini, lui gioca nel Genoa, lei appartiene ad un'antica famiglia di giostrai e quel cappellone le piace un sacco, però sono gli anni 60, bellezza, se sei un calciatore ti metti la maglia dentro i pantaloncini, tiri sui calzettoni, ti fai la barba e te li tagli quei capelli, parola di Fabbri, e Gigi inizialmente lo fa. Ma poi, quando si afferma e quando Pak Do-ik ormai ci manda a casa dai mondiali del 66, decide che non vuole più essere qualcun altro e fa vedere a tutti quello che è, cioè un artista in campo e fuori. Passa al Torino, vive in una mansarda di Piazza Vittorio, si fa tagliare i vestiti secondo i suoi disegni e come animale domestico porta al guinzaglio una gallina e poi dipinge. In particolare dipinge il ritratto di Christiana, che però ha degli occhi talmente belli che non vengono, quindi lui li cancella e li rifà 1000 volte. Poi in campo è un artista, la maglia numero 7 granata fa rima con Gigi Meroni. È rapido, veloce, imprevedibile come il gol che fa all'Inter, ma chi se lo aspetta che uno che corre all'indietro riesca a mettere una palla a giro sull'altro palo e fare gol? Nessuno se lo aspetta, nemmeno Sarti che mentre il pallone accarezza la rete allarga le braccia. Insomma, lui è un calciatore che sembra un Beatles, lei è una ragazzina che sembra una diva del cinema, infatti il cinema la travolge. Vittorio De Sica sta girando Boccaccio 70 nel baraccone dello zio di Christiana Uderstadt. Il suo assistente alla regia vede Christiana e se ne innamora, la chiede in sposa alla famiglia, la famiglia accetta, lei ha solo 19 anni e l'unica cosa che può fare è accettare, però chiama Meroni e dice: guarda, io mi devo sposare, però se tu mi aspetti io torno. E così fa, lui l'aspetta, lei per un anno ogni sera si inventa una scusa per non consumare il matrimonio. Poi non ce la fa più e scappa, torna da Meroni, inizia la lunga trafila dell'annullamento. I due vivono insieme, si amano tantissimo, però non possono consumare. L'unica cosa che Gigi può fare è continuare quel ritratto, ma quegli occhi meravigliosi ed enormi non vengono. Lui li cancella e li rifà, li cancella e li rifà. Finalmente arriva all'annullamento, ma arriva anche quella maledetta domenica di Torino-Sampdoria. Il Toro vince, i calciatori vanno a mangiare al ristorante, c'è un tifoso allo stadio che si chiama Attilio Romero. È un tifosissimo del Toro e in particolare di Gigi Meroni e non sa che è vicinissimo al suo idolo perché sta passando con la macchina davanti al ristorante, ha la sua foto sul cruscotto. E Gigi Meroni sta uscendo dal ristorante e dice a Nestor Combin, che è un gigante indio con la faccia da buono, gli dice: domenica al derby segni 3 gol. Sì, vabbè, dice Combin. Meroni esce dal ristorante, Attilio Romero, che poi diventerà presidente del Torino, lo investe e Meroni muore poche ore dopo all'ospedale. Quindi quell'amore bellissimo rimane incompiuto come quel quadro, senza occhi, che non guarda da nessuna parte. Domenica successiva si gioca Juventus-Torino, il Toro vince 4-0, 3 gol di Combin e un gol di un ragazzino che si chiama Alberto Carelli e guarda un po', porta la maglia numero 7, quella di Gigi Meroni. Ce l'abbiamo fatta! Bravo Simo! Caspita, ma mi vengono le lacrime agli occhi! Hai visto? Bellissima! Hai visto che storia fantastica? Una storia, beh, drammatica nell'epilogo, ma insomma... Drammatica, ma una storia piena di poesia.
Molto, davvero, guarda Simo, mi fai piangere al bingo in famiglia, non è mai successo. Facciamo ascolto, fai colare il rimmel, Serena. Bravo Simone Repetto, non c'è il gobbo, non leggeva Repetto, quindi non fate battutacce in chat. Bravissimo, torna qui Repetto che senza di te mi sento persa.